di, a, da, in, con, su, per, tra, fra. Conoscete tutte le preposizioni italiane? Se la risposta è no, non preoccupatevi, le scopriremo oggi insieme. Iniziamo dalla preposizione di. La preposizione di può indicare innanzitutto possesso. Già, ad esempio, il cellulare di Graziana. Ma la preposizione di può anche indicare il materiale. La bottiglia di plastica. Oppure l'argomento. Il libro di inglese. La preposizione di, inoltre, può indicare il modo in cui si svolge un'azione. Già, ad esempio, ogni mattina vado all'università di fretta. E per finire, la preposizione di può indicare l'origine. Io sono di Bari. Vediamo ora la preposizione a. Essa indica stato in luogo, ossia il luogo in cui mi trovo. Per esempio, sono a casa. Ma indica anche il moto al luogo, cioè il posto verso cui vado. Per esempio, vado a Milano. Ancora, la preposizione a indica il termine, cioè la persona o la cosa a cui la mia azione è rivolta. Do le chiavi a mia sorella. E per finire, la preposizione a indica il tempo. Per esempio, a marzo vado a vedere la partita allo stadio. Oppure, ogni notte vado a dormire a mezzanotte. Ora, l'altra preposizione è da. La preposizione da può indicare il moto da luogo, vale a dire il luogo di provenienza, il luogo da cui si arriva. Ad esempio, Luca viene da Palermo. Ma la preposizione da può anche indicare il moto al luogo, però in riferimento alle persone. Già, ad esempio, stasera vado da Sara. Oppure, stasera vado dal dentista. La preposizione da introduce anche il complemento d'agente nelle frasi passive, vale a dire la persona che compie l'azione. Già, ad esempio, questo video è stato realizzato da Rocco e Graziana. La preposizione da può anche introdurre il tempo durante il quale si è svolta un'azione. Che continua ancora oggi. Esatto. Per esempio, insegno italiano da 5 anni e lo faccio ancora. E per concludere, la preposizione da può essere utilizzata per esprimere il fine per cui un oggetto è stato realizzato. Ad esempio, macchina da scrivere. La prossima preposizione è in. Usiamo in per indicare, ancora una volta, stato
in luogo. Per esempio, un mio amico è ricoverato in ospedale. Ancora, usiamo in per indicare un moto al luogo, ma con le nazioni. Per esempio, quest'estate vado in Germania. Ancora, usiamo la preposizione in per indicare il modo in cui ci sentiamo, quindi con i sentimenti. Per esempio, sono in ansia per via dell'esame, oppure sono in collera o anche mi sento in colpa e così via. Ancora con i mezzi di trasporto. Sì, per esempio, vado al lavoro in metro, oppure vado a casa del mio amico in autobus. E infine utilizziamo la preposizione in per espressioni di tempo. Come per esempio, in primavera sbocciano i fiori. Molti di voi avranno notato che sia la preposizione a che la preposizione in introducono uno stato in luogo oppure espressioni di tempo. Se vi state chiedendo come faccio a capire quando usare una o quando usare l'altra, sappiate che non c'è una vera e propria regola. No, diciamo che una regola non c'è. Infatti, sul nostro sito abbiamo lasciato una lista delle espressioni di luogo e di tempo con le relative preposizioni. Quindi date un'occhiata alla nostra spiegazione scritta sul sito, di cui trovate il link nella descrizione. Trovate anche molti esercizi per poter praticare quello che abbiamo visto durante questa lezione. Ma ora andiamo avanti con la preposizione Con. La preposizione con introduce compagnia, e cioè qualcuno con cui facciamo qualcosa. molto semplice. Per esempio, vado a ballare con Francesca. Esatto. Ancora, la preposizione con introduce lo strumento con cui facciamo qualcosa. Scrivo con la penna. Per quanto riguarda invece la preposizione su, questa introduce innanzitutto la posizione di un oggetto che si trova su di un altro. Sopra, appunto. Ad esempio, il libro è sul tavolo. Esatto. Però la preposizione su può anche introdurre un argomento. Già. Ad esempio, sto scrivendo un articolo sulla guerra in Siria. Attenzione però, non usate mai la preposizione su per introdurre un argomento col verbo parlare. Già, non diremmo mai oggi parliamo sulle preposizioni. No, oggi parliamo di preposizioni. Adesso vediamo la preposizione per. Innanzitutto, questa indica
moto per luogo, ossia il luogo attraverso il quale passiamo per raggiungere un altro luogo. Sì, per esempio, per andare a Roma bisogna passare per Napoli. Ancora, la preposizione per introduce una durata di tempo. Questa mattina ho lavorato per 6 ore. Ancora, per indica la causa. Per esempio, piango per il dolore. E ancora, la preposizione per introduce il fine di un'azione. Come per esempio, bevo per dimenticare. Per concludere, non ci resta che analizzare le preposizioni tra e fra. Queste due preposizioni sono sinonimi, vale a dire che le potete utilizzare in maniera intercambiabile, o una o l'altra. Bene, innanzitutto queste preposizioni le potete utilizzare per introdurre qualcosa che si trova in mezzo a due o più cose. Già, ad esempio, casa mia si trova tra la chiesa e il comune. Ma le potete utilizzare anche per esprimere un'alternativa. Già, ad esempio, stasera per cena devi scegliere tra la carne e il pesce. Esatto. E le potete utilizzare anche per esprimere il tempo in senso futuro, vale a dire il momento in cui si realizzerà qualcosa a partire dal momento in cui parlate. Già, ad esempio, tra 2 mesi vado a Roma. E per finire, queste due preposizioni possono esprimere una relazione Soprattutto proprio tra 2 persone. sentimentale. Già, ad esempio, tra Maria e Giuseppe c'era grande amore. Esatto. Bene ragazzi, per oggi è tutto. Però non dimenticatevi di iscrivervi al nostro canale per ricevere una notifica ogni volta che pubblicheremo nuovi video. Se il video vi è piaciuto, lasciate un mi piace e andate sul nostro sito per fare molti esercizi. E infine non dimenticatevi di condividere questa lezione con i vostri amici. Alla prossima! Ciao.